Ecco il pantapareo terminato, mi spiace, ma è una misura curvi grande, quindi ho dovuto un poco sistemarlo sul manichino, ma questo è il suo effetto. Come potete vedere, viene allacciato sul davanti e sul dietro. Questo è l'effetto della gamba che viene aperta, così. Quindi una metà viene attaccata sul davanti e una metà viene attaccata sul dietro. È semplicissimo da realizzare, semplicissimo il punto, ma il filato che è veramente fantastico perché è un filato molto morbido e quindi scende sulle forme. Non so che altro descrivervi, spero che vi piaccia e fatemi sapere. Ci vediamo al prossimo tutorial. Per la realizzazione di questo nuovo progetto, questo pantapareo, io ho utilizzato il canna da zucchero della Mistrico Filati. È un 100% viscosa da canna da zucchero, 50 grammi sono 110 metri. Può essere lavorato con i ferri e l'uncinetto del numero 4, 4,5. Io andrò a lavorarlo con l'uncinetto del numero 4. Questo pantapareo può essere realizzato in tutte le taglie, però io in questo caso lo lavorerò nella taglia 48-50, quindi bisogna prendere la circonferenza della vita, nel mio caso sono 100 cm, dividerlo per due perché va lavorato separatamente in due parti, quindi sono 50 cm. Quindi lavoreremo sia il davanti che il dietro su 50 cm, però dobbiamo aggiungerci 20 cm, quindi avremo 70 cm per il davanti e 70 cm per il dietro. Il multiplo che io andrò ad utilizzare per questo lavoro è di 5, quindi su 70 cm io avvierò una catenella di 130 punti. Voi naturalmente in base alla vostra lunghezza calcolerete diciamo le catenelle che vi servono per raggiungere i vostri centimetri. Quindi noi andremo a realizzare una fascia eh, lunga 70 cm e alta, nel mio caso 30 cm, perché voi dovete prendere l'altezza della vostra vita sino all'attaccatura della gamba. Quindi andiamo a vedere come si realizza questa prima parte. Io ho avviato le mie 130 catenelle, adesso lavoriamo una catenella, poi andiamo a lavorare nella catenella precedente una maglia bassa, poi lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, prendiamo trasversalmente la maglia bassa in questo modo e lavoriamo 3 maglie alte, quindi una, due e 3. Poi saltiamo 4 catenelle di base, quindi una, due, tre, 4. Nella successiva lavoriamo nuovamente una maglia bassa, lavoriamo 3 catenelle, una, due, 3, di nuovo filo sull'uncinetto e prendiamo nuovamente trasversalmente la maglia bassa e lavoriamo le 3 maglie alte in questo modo, prendendo
trasversalmente la metà della maglia bassa ed andiamo a lavorare le 3 maglie alte, una, due e 3. Saltiamo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4. Nella successiva andiamo a lavorare nuovamente la maglia bassa. Lavoriamo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto, prendiamo la maglia bassa trasversalmente e lavoriamo nuovamente le 3 maglie alte. Una, due e 3. E lavoreremo così per tutto il giro. Ho quasi terminato il mio giro, salto 1, 2, 3, 4 catenelle, nell'ultima catenella mi vado a lavorare una maglia bassa. Ed ho terminato il primo giro. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle, volto il lavoro e lavoro nella stessa maglia di base una maglia alta. Poi lavoro 2 catenelle, 1, 2, vado sulla prima catenella del giro sottostante, quindi salto 1, 2, le 3 maglie alte, vado nella prima catenella e vado a lavorarmi una maglia bassa. Poi lavoro 2 catenelle, 1, 2, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa sottostante e mi lavoro una maglia alta lavorata e non chiusa, una seconda maglia alta lavorata e non chiusa, una terza maglia alta lavorata e non chiusa, poi chiudo tutte le maglie insieme, 2 catenelle, 1, 2, salto le 3 maglie alte, vado sopra la prima catenella, mi lavoro la maglia bassa, scusate, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa sottostante, mi lavoro le 3 maglie alte lavorate non chiuse e poi chiuse insieme, quindi una, 2, 3, chiudo le maglie tutte insieme, 2 catenelle e continuo, salto le 3 maglie alte, vado sopra la prima catenella, mi lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa sottostante, mi lavoro 3 maglie alte lavorate non chiuse e poi chiuse insieme, quindi una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle e procedo così per tutto il giro. Termino il giro lavorando l'ultimo gruppo di 3 maglie alte lavorate
e poi chiuse insieme nella maglia bassa sottostante, quindi una, due, 3, chiudo le maglie insieme, lavoro le 2 catenelle, vado a lavorarmi la maglia bassa sopra la prima catenella delle 3 lavorate saltando le 3 maglie alte, quindi qui mi vado a lavorare la maglia bassa, lavoro 2 catenelle, una, 2, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi una maglia alta nella maglia bassa sottostante, e nella stessa maglia di base mi lavoro una nuova maglia alta. Adesso lavoro una catenella e volto il lavoro. Vado a lavorarmi una maglia bassa nel primo arco di 2 catenelle. Lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, poi mi lavoro 3 maglie alte prendendo trasversalmente la maglia bassa. Così. Una, due e 3. Salto il secondo arco di 2 catenelle e vado nel terzo arco, mi lavoro una maglia bassa, lavoro le 3 catenelle e mi lavoro le 3 maglie alte prendendo la maglia bassa trasversalmente, sempre così. Quindi una, 2 e 3. Salto l'arco successivo di 2 catenelle e vado nel successivo e lavoro nuovamente la maglia bassa, le 3 catenelle e le 3 maglie alte prendendo trasversalmente la maglia bassa, così per tutto il giro. Termino il giro lavorando l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, maglia bassa, 3 catenelle con le 3 maglie alte prese trasversalmente nella maglia bassa, una, due e 3. Salto il penultimo gruppo di 2 catenelle e vado sulla prima catenella della seconda maglia alta esterna e lavoro una maglia bassa, poi lavoro una, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base mi lavoro una successiva maglia alta, 2 catenelle, una, 2, vado a lavorarmi una maglia bassa sopra la prima catenella delle 3 saltando le 3 maglie alte e mi lavoro la maglia bassa, 2 catenelle, una, 2, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa sottostante e mi lavoro 3 maglie alte lavorate non chiuse e poi chiuse insieme, quindi una,
2 e 3. Chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, 1, 2, vado a lavorarmi la maglia bassa sopra la prima catenella delle 3, saltando le 3 maglie alte. 2 catenelle e continuo. Vado a lavorarmi le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme nella maglia bassa sottostante. 1, 2 e 3. Chiudo insieme le maglie, 2 catenelle e procedo così per tutto il giro, e dovete ripetere il terzo e il quarto giro per tutta la lunghezza. Quindi il terzo, qui aspettatevi, giro, dovete ripetere il terzo e il quarto giro per tutta la lunghezza che vi serve. Io ho terminato di lavorare i miei 30 centimetri e stacco il filo. Allora, i miei 30 centimetri sono stati lavorati. Adesso cosa dobbiamo fare? Se vi è possibile, terminate con il giro delle maglie alte. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il rovescio del lavoro, mentre la dritta del lavoro è qui, dove abbiamo i 3 punti alti chiusi insieme che vengono in rilievo. Adesso io ho lavorato i miei 70 centimetri di lunghezza, ho lavorato i miei 30 centimetri di altezza. Adesso dobbiamo contare, dobbiamo vedere quanti motivi abbiamo, perché dobbiamo prendere il centro della nostra fascia. Io ho già contato motivi ho quanti motivi ho di maglie alte così in diagonale, e ne ho 26. Quindi mi servono i 4 motivi centrali. Va bene? Quindi devo riattaccare il filo calcolando i miei 4 motivi centrali. Cosa faccio? Prendo il lavoro e mi vado a contare i miei motivi e metto il marcapunti. Allora, io ho 26 motivi, quindi mi trovo 26 motivi meno i 4 motivi che mi servono per la parte centrale, mi ritrovo con 22 motivi. Va bene? Quindi mi vado a calcolare i miei 11 motivi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vado a riattaccare, vado a mettere il marcapunti, scusatemi, qui. Mi conto i miei 4 motivi centrali, 1, 2, 3, 4, metto un altro marcapunti qui e controlliamo se mi ritrovo con gli 11 motivi esterni. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi mi trovo perfettamente con i 4 motivi centrali. Adesso andiamo a riattaccare il filo. Quindi per seguire il disegno vado nella maglia bassa, prendo il filo e come da disegno devo lavorarmi le 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi faccio 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra
prima maglia alta, filo sull'uncinetto, nella stessa maglia di base mi lavoro una successiva maglia alta, poi lavoro le 2 catenelle, una e 2, salto le 3 maglie alte e vado a lavorarmi sopra la prima catenella successiva la maglia bassa, poi lavoro le 2 catenelle, una, 2, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa e mi lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, salto le 3 maglie alte, vado sopra la prima catenella e mi lavoro la maglia bassa, una, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, nella maglia bassa lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, una, 2 catenelle, vado sopra la maglia bassa, vado sopra la catenella, scusatemi, e lavoro la maglia bassa, una, 2 catenelle, vado nella maglia bassa e vado a lavorarmi le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme. Quindi filo sull'uncinetto, nella maglia bassa lavoro una, 2, 3 maglie alte, poi lavoro una, 2 catenelle, vado a lavorarmi la maglia bassa saltando le 3 maglie alte sopra la successiva catenella, 2 catenelle e vado a lavorarmi nella maglia bassa successiva 2 maglie alte, come abbiamo lavorato sino adesso seguendo il disegno, quindi una e 2, poi lavoro la catenella, volto il lavoro perché adesso lavoriamo sempre in giri di andata e di ritorno, vado nel primo arco di 2 catenelle e mi vado a lavorare la maglia bassa, poi lavoro una, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, trasversalmente la maglia bassa, mi vado a lavorare le 3 maglie alte, una, 2 e 3, salto la maglia bassa e il gruppo di maglie alte, vado nel terzo arco di 2 catenelle, mi lavoro la maglia bassa e continuo così come da disegno in giri di andata e di ritorno per 8 centimetri. Quindi la nostra parte esterna, quindi la nostra pattina, la dovremo fare lunga 8 centimetri. Per 8 centimetri lavoreremo soltanto la parte centrale. Chiudo il giro lavorando le ultime 2 maglie alte sopra la maglia bassa del giro sottostante, una e 2, allungo il filo e ho terminato perché ho lavorato i miei 8 centimetri. Taglio il filo e chiudo. Ho lavorato i miei 8 centimetri. Allo stesso modo lavorate anche l'altra metà, quindi dovete lavorare un'altra metà allo stesso identico modo, quindi 70 centimetri nel mio caso, ma voi mi raccomando prendete sempre la circonferenza della vita, la metà dovete aggiungere i 20 centimetri. Quindi adesso dobbiamo andare a lavorare un'altra striscia
con un'altra metà allo stesso modo. Io ho terminato anche la mia seconda metà, adesso procedo col cucire le due parti. Mi raccomando, mettete bene il lavoro da entrambi i lati nello stesso verso e vado a cucire con delle maglie bassissime. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima maglia, tiro il filo ed estraggo. Vado nella catenella o nella maglia accanto, come vi trovate, prendo la corrispondente, estraggo il filo ed estraggo, e così procedo per tutta la lunghezza, lavorando tutto a maglia bassissima. Io ho terminato di cucire, lavoro una catenella e stacco il filo. In questo modo, per sicurezza, dopo li fermate bene tutti ed ho terminato di cucire. Adesso che cosa dobbiamo fare? Quindi abbiamo lavorato anche l'altra parte, quindi adesso ci troviamo così. Adesso abbiamo unito le due pattine in questo modo. Adesso attacchiamo il filo ed andiamo a lavorare in giri sempre di andata e di ritorno, prendendo da punta a punta, naturalmente anche la pattina, però andremo a lavorare in questo modo in giri di andata e di ritorno. Terminato di cucire il centro, sistematevi il lavoro, mi raccomando, sul lato rovescio, perché abbiamo detto che il dritto è qui dove ci sono le 3 maglie alte chiuse insieme in rilievo. Questo è come si presenta adesso il lato, diciamo un lato, la pattina centrale e l'altro lato. Adesso dobbiamo lavorare come vi ho fatto vedere nel disegno, dovremo lavorare in questo modo. Quindi prendiamo un'estremità della parte lunga e attacchiamo il filo. A me è terminato il gomitolo, quindi vado ad attaccare un nuovo gomitolo. Allora, come vi dicevo, prendete il lato, il rovescio, prendete la punta estrema, che nel mio caso è qui dove abbiamo il filo, inserisco l'uncinetto e continuo con il disegno, la lavorazione. Quindi mi vado a lavorare le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 1, 2, 3, un'altra maglia alta nella stessa maglia di base, le 2 catenelle, 1 e 2, maglia bassa sopra la prima catenella dopo le 3 maglie alte, poi 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nella maglia bassa e mi lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, 1, 2, 3, chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, maglia bassa, salto le 3 maglie alte, maglia bassa sopra la prima catenella delle 3, in questo modo, e procedete così sino a raggiungere qui l'attaccatura della nostra
pattina e poi vi faccio vedere come lavorare sulla pattina. Io ho terminato di lavorare una parte del lato lungo. Come da disegno vado a lavorarmi la maglia bassa sopra la prima delle catenelle dopo le 3 maglie alte, lavoro una, 2 catenelle, adesso mi trovo sulla parte che abbiamo lavorato la pattina, quindi filo sull'uncinetto, mi vado a lavorare qui all'inizio le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, una, 2 e 3. Chiudo le maglie insieme, 2 catenelle. Adesso, considerato il disegno, mi calcolo una distanza simile, quindi mi vado a lavorare una maglia bassa qui, in questo spazio qua. Spero si veda bene. Poi lavoro una, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, mi calcolo questa distanza, vado qui e mi vado a lavorare le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, una, 2 e 3. Chiudo le maglie insieme, 2 catenelle, mi calcolo una distanza simile per lavorare la maglia bassa, 2 catenelle, vado a saltarmi questa distanza qui e mi lavoro il gruppo delle 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Chiudo, 1, 2 catenelle e così dovete lavorare sino a raggiungere l'altra parte dove qui lavorerete il gruppo delle 3 maglie alte, in modo che vi troverete poi come da disegno, perché lavorerete la maglia bassa sopra la prima catenella, saltate le 3 maglie alte, così lavorerete sino a raggiungere l'altra estremità, voltate il lavoro e continuate come da disegno, lavorando sempre su questi 2 giri, così a lavorare in giri di andata e di ritorno in questo modo, sempre in giri di andata e di ritorno per 16 giri. Poi allo stesso modo lavorerete l'altra parte lavorando sempre in giri di andata e di ritorno per 16 giri. Poi vi faccio vedere come continuare. Io ho terminato i miei 16 giri, questa è la parte lunga, qui è dove abbiamo lavorato i 16 giri. Vedete che sulla parte lunga sembra un proseguimento del disegno, poi questa è la parte centrale che formerà la nostra gamba, quindi così si presenta la lavorazione. Adesso sulla parte lunga andiamo ad attaccare il filo sulla parte lunga, quella che andrà in vita, quindi qui su questa parte lunga andremo a lavorare 3 giri di maglia bassa, quindi inseriamo l'uncinetto e lavoriamo i nostri 3 giri di maglia bassa, quindi una, 2 catenelle per iniziare e poi in ogni spazio andiamo a lavorarci la maglia bassa, così per tutto il giro e per i giri successivi. In questo modo lavoreremo tutto a maglia bassa per 3 giri, mi raccomando, oppure se volete anche per più giri. Allora, io ho lavorato sulla parte lunga i miei 3 giri di maglia bassa, adesso devo lavorare dei laccetti,
Quindi vado ad inserire l'uncinetto alla base e mi lavoro una, 2 catenelle, poi lavoro una maglia bassa, una terza maglia bassa ed una quarta maglia bassa, una catenella, volto il lavoro e lavoro nuovamente 4 maglie basse sopra le 4 maglie basse, quindi una, 2, 3 e 4 e lavorerò così in giri di andata e di ritorno 4 maglie basse sino a raggiungere la lunghezza per richiudere la nostra circonferenza. Però allora un lato lavorerò queste 2 striscette di 4 maglie basse sino a richiudere la circonferenza in questo modo, mentre un altro lato lo farò molto più lungo da poter creare poi un fiocco. Quindi un lato lo lavorerò più corto da chiudere la nostra circonferenza, perché poi ci metteremo un bottoncino o un automatico, mentre l'altro lato lo lavoreremo molto più lungo. Quindi un lato sarà corto in modo da poter chiudere la circonferenza, mentre l'altro lato lo dovremo fare più lungo perché oltre a chiudere dovremo effettuare un fiocco. Ci vediamo dopo.